Buonasera e benvenuti a questo nuovo video. Vi presentiamo i nostri ultimi betta wild, che sono dei betta Channoides. Con questo video vi mostreremo come abbiamo realizzato la loro vasca. È un 45 litri, come potete vedere, l'abbiamo messa a fianco all'acquario di Imbellis. Come fondo abbiamo utilizzato un mix di sabbia con varie granulometrie, dallo 0,1, 0,2, 0,3 mm. Attualmente acquario molto low budget, abbiamo posizionato la sabbia in modo molto semplice, in modo lineare, senza creare dislivelli, ok? Perché abbiamo creato uno scape in profondità. Abbiamo optato della sabbia anche perché non faremo alcuna piantumazione, ma useremo solo piante epifite e forse qualche ceratophyllum. Come legno abbiamo utilizzato un legno di Spiderwood, un nostro legno che utilizziamo da svariato tempo per vari progetti. Naturalmente ci abbiamo messo un po' per capire come piazzarlo, il dove, nonostante avessimo già fatto delle prove. Purtroppo le idee continuavano sempre a cambiare nel mentre. Come sassi abbiamo deciso di utilizzare delle rocce laviche, naturalmente le rocce laviche che avevamo nel nostro 180 litri, che abbiamo risistemato un pelino perché nel lungo ci stonava qualcosa. Naturalmente abbiamo optato per questa tipologia di sassi anche per una questione di colonizzazione dei batteri benefici. Naturalmente poi con le piante epifite si ancorano molto bene queste tipologie di sassi e di legni per poter ancorare tutto come si deve. Naturalmente abbiamo cercato di creare una zona vuota in cui siamo riusciti a creare anche delle piccole caverne per i nostri pesciolini, perché sono pesci wild molto timidi e di conseguenza è sempre meglio creargli vari nascondigli, un habitat molto wild e naturale per far sì che queste tipologie di pesciolini possano stare nel miglior modo possibile. Tra le piante epifite che abbiamo scelto naturalmente troviamo del Microsorum, la tipologia, devo essere sincero, non me la ricordo, e naturalmente abbiamo aggiunto qualche altro sassolino. Ora velocizzeremo un po' tutto anche per non annoiarvi e dilungarci troppo su quello che stiamo facendo. Ok, finito di posizionare tutte le varie Nubias e Microsorum, adesso cominciamo con il riempimento dell'acqua. Attenzione, stavamo per fare una piccola cavolata perché la sabbia poi si è assestata e stava per far cadere tutto quanto, ma siamo riusciti a recuperare. Abbiamo aggiunto per ora solo acqua di rubinetto, eventualmente anche un piccolo prodotto per poter eliminare il cloro e i metalli pesanti, naturalmente anche per non stressare i pesci. I pesci per ora non ci sono, verranno messi giustamente fra qualche settimana. Abbiamo aggiunto qualche galleggiante, come in questo caso della Limnobium levigatum, giusto per anche aiutarci in fase di avvio del nostro progetto, perché non essendoci piante a crescita rapida, ok, abbiamo optato per anche della pistia, così, e del ceratophyllum, che c'era avanzato qualche ciuffetto, per poter aiutarci nella gestione degli inquinanti, soprattutto durante le fasi di avvio. E da breve vi mostreremo quando abbiamo messo i pesciolini, circa 3 settimane dopo che abbiamo avviato l'acquario, facendo un cambio d'acqua, mettendo praticamente solo osmotica. Ho fatto il cambio d'acqua, adesso passiamo con l'acclimatamento, abbiamo messo anche un termostato per poter alzare la temperatura e via. Adesso facciamo tutto quello che serve. Ok, stiamo cominciando con l'acclimatamento chimico, quindi ragazzi ci vorrà ancora qualche minuto. Aggiungiamo questo infuso, non è il fusti, è solo la bottiglia. Abbiamo fatto un infuso con le foglie di rooibos, quindi
tingeremo l'acqua leggermente di rosso in modo tale da ambrarlo un pochino, così i pesci possono stare tranquilli, non avere un impatto forte con la luce perché gli dà un po' fastidio. Adesso guardate ragazzi che bel colore prende l'acqua sul rossastro, spettacolo. Allora, leggermente ambrata, tanto poi adesso le foglie che abbiamo messo lasceranno dei tannini, quindi lo sarà ancora di più, quindi abbiamo cercato di creare un ambiente adatto per questi piccoli ospiti. Ora ci siamo, è l'ora del rilascio. Attenzione, attenzione, vediamo se i nostri pescetti escono fuori, con calma, uno. Ecco ragazzi, i nostri piccolini. Mette bene a fuoco, guardateli. Adesso riusciamo a zoomare. Guardate che spettacolo. Uno e due. Adesso aspettiamo un po' che si ambientano la nuova casa. Che belli, spettacolo. Ora aspettiamo che si ambientino un pochettino, ci vuole un attimino, sono ancora un po' spaventati. Per stasera non pensiamo di dargliela da mangiare perché ci vuole un attimo che si ambientino nel nuovo acquario, è un acquario molto grosso. E questo è dopo qualche oretta, naturalmente il pesciolino è un po' agitato, ci vuole un attimo per calmare, anche perché la luce è un pelino forte. Naturalmente poi nel seguito dei giorni abbiamo modificato la loro luce cercando di mettere qualcosa di più tenue, come potete vedere in questo video. Questa è la loro livrea da riproduzione. Naturalmente ragazzi, come potete vedere, sono pesci molto pacifici, molto tranquilli, quindi se cercate dei pesciolini più vivaci forse questi non sono adatti, perché li vedo ogni 2, 3, 4 giorni, addirittura li vedo ultimamente una volta a settimana. Quindi ragazzi sono bellissimi perché quando il maschio va in livrea di riproduzione ha questo rosso che è uno spettacolo e la femmina ha queste striature bianco-nere con le pinne rosse, davvero molto belle. Hanno già provato a fare qualche riproduzione ma che non è andata a buon fine. Naturalmente più avanti pensiamo di modificare leggermente la vasca in modo tale da potergli dare più spazio. E niente ragazzi, con questo video è tutto, grazie per essere stati con noi. Naturalmente se il video vi è piaciuto mi mettete un mi piace, commentate, il tutto serve poter far crescere il nostro canale e poi poter far sì di portare nuovi contenuti. Quindi ragazzi, grazie per essere stati con noi, al prossimo video, ciao!